Scontro tra titani, la prova sul campo, la sfida Google AI Studio vs Qwen 3. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo quella che è la sfida definitiva, la prova sul campo tra i due portali, possiamo chiamarli così, di intelligenza più famosi del momento. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo già aperto, vedete, due pagine allineate di Chrome, una su Google AI Studio, l'altra su Qwen 3. Cosa sono Google AI Studio e Qwen 3? Ragazzi, ho fatto dei video, delle complete overview su Google AI Studio, vi lascio il link qua in alto a destra ora, e anche un altro video, l'ultimo, che ho pubblicato, una complete overview su quella che è l'intelligenza artificiale generativa open source cinese Qwen 3. Vi lascio anche in questo caso il link in questo momento qua in alto a destra, in modo che possiate andarle veramente a studiare nel dettaglio. Visto questi due complete overview, ragazzi, è giunta l'ora, era doveroso fare una prova sul campo, metterli alla frusta, uno di fianco all'altro con gli stessi prompt, 10 prompt 10, 3 di generazione delle immagini, 3 di modifica delle immagini, 3 di generazione video e 1 di creazione di web app. Decreteremo insieme qual è il migliore. Io ragazzi ho già creato ovviamente questi 10 prompt perché ho voluto studiarli prima, ho voluto metterli, ho voluto mettere questi due portali di intelligenza artificiale generativa a confronto su determinati criteri. Adesso vi farò vedere quali, vi farò vedere i prompt e vi farò vedere perché ho scelto questi prompt particolari, ok? E alla fine vedremo chi si comporta meglio tra uno e l'altro. Quindi come vedete ragazzi ho messo qui sulla sinistra Google AI Studio e sulla destra Qwen 3. Faremo partire nello stesso identico momento i prompt e vedremo come reagisce uno, come reagisce quell'altro, quanto tempo ci metterà a generarlo e cosa ci creerà, se è rispondente o no a quello che gli abbiamo chiesto, la resa finale e anche, perché no, la risoluzione ovviamente del contenuto che ci crea. Quindi veramente una prova passo passo con 10 prompt che ci permetteranno di decretare quello che secondo noi è il migliore tra i due. Quindi seguitemi, mi raccomando, fino alla fine, perché ogni prompt è studiato per un determinato motivo e le risposte di uno e dell'altro saranno veramente sorprendenti. Quindi quali sono questi 10 prompt che ho creato? Prendo ovviamente come sempre GIMP, ovviamente il nostro programma di photo editing preferito, con il quale ovviamente ho iniziato il canale Vero Eroe Academy anni fa, e trovate una marea di video relativi a questo fantastico programma. Tra l'altro è uscita la versione 3 recentemente, quindi ovviamente andatevi a vedere nel canale i video se volete impararvi questa meraviglia di programma. E ho creato questi prompt, vedete, il primo di generazione delle immagini, ognuno con il prompt, vedete, che andremo a prendere e ad incollare, e a che cosa serve, cioè perché è stato creato e il criterio relativo di valutazione che andremo ovviamente a valutare, ok? Quindi iniziamo subito ragazzi, perché ovviamente come sapete non ci piace perdere tempo. Allora, il primo prompt qual è? È questo. Questi sono prompt per mettere alla prova la generazione di immagini di uno e dell'altro portale. Un paesaggio montano nebbioso all'alba, le cime sono ricoperte di neve e un fiume di montagna scorre in primo piano. L'immagine deve avere un'illuminazione morbida e colori pastello, con un senso di profonda tranquillità. A che cosa serve questo particolare prompt? Quindi come criterio di valutazione, valutare la capacità di generare dettagli realistici, la resa della luce e delle texture, l'atmosfera complessiva, ok? Quindi vediamo la comprensione e la realizzazione del prompt. Quindi io vado a incollare questo prompt, vado qui in mio Google AI Studio, vado ovviamente nella sezione chat, le porto alla giusta pagina e vado in Generate Media e vado su Imagen ovviamente, ok? Vado qui su Imagen, chiudo questo e vado qui a incollare il mio prompt. Quindi faccio un CTRL V, stessa cosa, vado qui in Qwen e vado anzi allargo la pagina perché non mi fa vedere le varie funzioni, generazione di immagini, ok? Riduco di nuovo, vedete che sono nella sezione generazione di immagini e copio il mio CTRL V, copio il mio stesso identico prompt. Facciamo partire in simultanea, vediamo quanto ci mettono, vediamo cosa ci rimanda l'uno e l'altro sito. Via, via. E vedete che già in automatico sono partite vedete che qui tra l'altro Google AI Studio, cosa che Qwen non fa, vi dà ovviamente il contatore di quanto ci mette. In questo caso voglio farlo in diretta, vedete la velocità e qui già Google AI Studio, vedete quanto veloce è stato, e questo bisogna ovviamente tenerne conto ragazzi. Ci sta mettendo praticamente il doppio Qwen 3. Andiamo a vedere, qui ci ha già creato un'immagine molto molto interessante Google AI Studio, vediamo come si comporta Qwen 3 open source
come sapete, intelligenza artificiale open source di Alibaba, ed ecco che ci ha creato questa immagine. Devo dire, ragazzi, che così a una prima occhiata veramente ottimo lavoro da parte di entrambi. Guardate che spettacolo sono andati a creare questi due siti. Paesaggio montano nebbioso all'alba, sì, ci siamo, ovviamente. Le cime sono ricoperte di neve, sì, assolutamente. Un fiume di montagna scorre in primo piano, assolutamente sì. L'immagine deve avere un'illuminazione morbida, probabilmente Qwen3 ha recepito un pelo meglio. Questo è più realistico secondo me. Guardate il realismo di Google AI Studio, è veramente spettacolare. Probabilmente qui da un punto di vista di mood, probabilmente Qwen3 ha avuto un pelo più ha capito forse un po' di più il mood, diciamo, anche se Google AI Studio come immagine realistica probabilmente un pelo superiore. Deve avere un'illuminazione morbida e colori pastello, e infatti qui ci sono più colori pastello, vedete, rispetto all'immagine precisa di Google AI Studio, con un senso di profonda tranquillità. Probabilmente, allora direi che in questo caso, guardate anche il fiume che bello, no? Com'è così sfumato, c'è proprio l'idea della calma, no? Della tranquillità. Direi che sicuramente da un punto, ora, ottimo lavoro da parte di entrambi, indubbiamente. Probabilmente Google AI Studio sicuramente intanto molto più veloce, quindi veramente ci ha messo meno della metà del tempo. Direi patta in questo caso, cioè pari e patta, perché Google AI Studio stravince in termini di velocità ovviamente, quindi di realizzazione, di tempo realizzativo molto superiore a Qwen3, però da un punto di vista probabilmente del risultato direi in questo caso un pari e patta, perché Google AI Studio probabilmente ha creato l'immagine più realistica, ok? Mentre come Qwen3 probabilmente ha interpretato meglio il mood che volevamo dare, quindi veramente ottimo lavoro da parte di entrambi, dettagli veramente molto interessanti. Voglio andare a scaricare però queste due immagini, quindi download, clicco qui su download, e anche qui in Qwen3 voglio andare a scaricare la mia immagine, quindi clicco qua scarica e qui in automatico me la scarica, perché voglio andare a vedere la risoluzione, la resa al di fuori del sito e la risoluzione con il quale ha generato queste immagini. Eccole qua, vedete? Vedete che la prima immagine, quella di Google AI Studio, è un 1024x1024, ok? Quindi un quadrato di 1024 pixel per 1,18 megabyte. Quella di Qwen3 è un 1328x1328, quindi un quadrato, sempre un aspect ratio di 1:1, ma di risoluzione più alta, infatti è un mega e 90. Voglio andarle a aprire entrambe in GIMP, quindi le prendo e le vado a mettere in GIMP. Eccole qua, le ho aperte in GIMP, vedete che qua ho i nostri prompt. Questa è l'immagine, adesso la adatto allo schermo, questa è l'immagine di Google AI Studio. Facciamo uno zoom, guardate i dettagli molto bene, anche la nebbia è resa molto bene, quindi ottimo lavoro, mentre la immagine anche qui la adattiamo, di Qwen3, vedete anche qui, guardate la montagna, veramente resa molto bene con questa nebbia, ma guardate comunque i dettagli della montagna. Ma guardate il fiume è veramente con questo, guarda, sembra quasi un fiume fantasy, guardate la sfumatura del fiume nella nebbia, veramente, e guardate la nebbia nel bosco, quindi veramente a livello di mood Qwen3 è veramente fantastico, mi è piaciuto un sacco. Guardate anche il riflesso della montagna qua, molto bene. Se andiamo a prendere la nostra, vedete, immagine di Google AI Studio, probabilmente ci ha messo anche di più perché era un'immagine più grande, vedete che da un 1024, vedete, ci porta a un 1328, vedete, quindi Qwen3 ha generato questa immagine più grande, quindi anche in questo caso ottimo lavoro. Beh, che dire, il vincitore probabilmente dal punto di vista sicuramente della velocità stravince Google AI Studio, dal punto di vista realizzativo, come vi dicevo, un pareggio, perché Google AI Studio sicuramente un'immagine più realistica, ma come mood secondo me stravince Qwen3. Andiamo al prossimo prompt. Quindi ragazzi, la seconda generazione di immagini che va a valutare, diciamo, più che altro la creatività e lo stile. Un drago robotico in stile steampunk che gioca a scacchi con una volpe antropomorfa in una biblioteca antica. L'immagine deve essere ricca di dettagli intricati, quindi mi raccomando questa cosa, con una palette di colori scuri e un'atmosfera misteriosa un po' surreale. E qui vediamo Qwen3 come va a creare questa atmosfera misteriosa, sono molto curioso. Che cosa serve? Cioè, criterio di valutazione: valutare la capacità di combinare elementi diversi in modo coerente e creativo, e la resa dello stile artistico, quindi capacità di combinare elementi
completamente differenti in modo creativo e dargli un senso. Quindi veramente un prompt molto impegnativo, vediamo come si comportano. Quindi copio questo prompt e lo vado a incollare. Eccoci qua ragazzi, sono tornato alle pagine principali di Google AI Studio e Qwen. Chiaramente taglio ovviamente questi intermezzi nelle quali ritorno le pagine in maniera tale da tediarvi di meno e andare direttamente al succo del video. Quindi incollo il mio prompt in Google AI Studio, incollo il prompt in Qwen 3. Nello stesso momento diamo via alla battaglia, via. E vediamo anche in questo caso. Probabilmente vediamo se Google AI Studio mantiene la sua velocità di esecuzione, siamo a 8 secondi, vedete che è molto utile questo counter, ok, di conteggio dei secondi, tanto lo facciamo in diretta perché è la creazione di immagini. Attenzione ragazzi, ci ha messo prima Qwen 3, attenzione, questo mi ha stupito, ha creato un'immagine in tempi minori, però guardate la realizzazione di Google AI Studio, che spettacolo. Beh ragazzi, veramente mi sta stupendo perché prima cosa, Qwen 3 ci ha messo, vedete meno, quindi dipende dal tipo di prompt. Dipende dal tipo di prompt e quello che lui va a interpretare e a realizzare. Quindi non è detto che Google AI Studio sia più veloce di Qwen 3. In questo caso è stato, anche se di poco, ma più veloce il portale cinese di Alibaba. Andiamo a vedere la realizzazione. Un drago robotico in stile steampunk, direi che tutte e due hanno reso, probabilmente questo sempre un po' più preciso e realistico, ok? Questo è sempre un po' più quasi fumettoso, ok? Che gioca a scacchi con una volpe antropomorfa, sì, ottimo, in entrambi i casi direi. Qui volpe, oddio ci sono delle corna, probabilmente ha capito meglio volpe Qwen 3. In una biblioteca antica, sì, ci siamo, l'immagine deve essere ricca di dettagli, dopo vedremo, guardate i libri qua, che belli, anche qui vedete sulla biblioteca, sugli scaffali, molto molto bene, guardate anche le carte sul tavolo, qui sono gli scacchi, e vedete che anche in questo caso a scacchi, vedete qui Qwen 3 ha capito meglio rispetto a Google AI Studio, quindi attenzione, capacità di comprensione di Qwen 3 è veramente molto buona. Ricche di dettagli con una palette di colori scuri, sì, ci siamo in entrambi, un'atmosfera misteriosa un po' surreale. Allora, guardate anche i dettagli qui di Qwen 3, dei mappamondi, dei libri che volano. Allora, secondo me capacità di comprensione di Qwen 3 superiore perché la volpe l'ha creata, gli scacchi li ha creati e anche gli oggetti, diciamo, ricca di dettagli intricati, no? Quindi mappamondi, libri che volano, ha capito meglio secondo me. Sempre Google AI Studio ha una pulizia dell'immagine, guardate, mi piace un sacco la pulizia dell'immagine di Google AI Studio, veramente sono immagini molto precise, molto dettagliate, molto anche con un contrasto molto elevato, no? Sono molto nitide, mentre quelle di Qwen 3 sono un pelo più quasi surreali. In questo caso glielo abbiamo detto noi, surreale, quindi va benissimo, quindi in questo caso assolutamente sono un pelo più forse quasi fumettoso, diciamo, mentre c'è più uno stile realistico per quanto riguarda Google AI Studio. Voglio andare a scaricare ancora una volta perché voglio andare a vedere se ce l'ha create sempre con lo stesso formato di prima. Eccoci qua, siamo di nuovo nel nostro Esplora risorse e queste sono le nostre due immagini appena create. Qwen 3 ci ha creato sempre un'immagine di 1300, lo vedete qua, 1328 x 1328 con 2 mega e 19, quindi immagine abbastanza grande, mentre Google AI Studio sempre un 1024 x 1024, vedete un po' più leggera, 1 mega e 51. Voglio andare anche in questo caso ad aprirle in GIMP, voglio andare a vedere la resa visiva di queste due immagini. Eccole qua, questa è l'immagine di, vedete, 1024 x 1024 di Google AI Studio. Ragazzi, cosa che non vi ho detto, le scariche in PNG, ok? Quindi con la possibilità di andare a mettere il canale alfa, cioè il canale della trasparenza, e di mantenere la trasparenza stessa, quindi anche in questo caso molto bene. Guardate ragazzi, facciamo uno zoom, la nitidezza delle immagini di Google AI Studio è veramente sorprendente, veramente sorprendente. Mi piacciono veramente un sacco queste immagini nitide, ma per contro Qwen 3 ha sicuramente, anche qui sono abbastanza nitide, però sono più surreali, cioè sono più un po', come vi dicevo, un po' fumettistiche. Sicuramente comprensione in questo, guardate come va la biblioteca, come va in profondità dentro, guardate le arcate, veramente ragazzi siamo a dei livelli pazzeschi in entrambi i casi. Guardate anche la ragnatela, molto molto bene. Probabilmente da un punto di vista realizzativo finale direi sicuramente in questo caso meglio Qwen 3, se non altro per la comprensione precisissima di quello che gli abbiamo chiesto, quindi veramente pazzesco lavoro da parte di Alibaba Group ma anche di Google AI Studio. Ragazzi, terzo prompt, cosa gli andiamo a
chiedere, sempre di generazione delle immagini, andiamo a chiedere una complessità e coerenza, cioè una città futuristica immersa nella natura, grattacieli ricoperti di vegetazione lussureggiante e ponti di luce che collegano le strutture. Questo ponti di luce mi incuriosisce molto come lo vanno a creare. Le persone si muovono su veicoli volanti, l'immagine deve mostrare armonia tra tecnologia e natura, quindi e già qui mi immagino Qwen 3 cosa va a creare, no? E andiamo a vedere la valutazione qual è. Valutare la gestione degli elementi complessi, la coerenza della scena e la capacità di rappresentare le idee astratte in modo convincente. Che prompt, ragazzi, veramente sfidanti. Lo vado a copiare e vado ad incollarlo in AI Studio e Qwen 3. Eccoci qua. Allora, per questo prompt intanto incollo da una parte e dall'altra, sono sempre in generazione immagini, voglio andare a complicare un po' la questione, voglio andare a dare, vedete qui, voglio andare a dargli invece che un aspect ratio di 1 a 1 un 16 noni, ok? Voglio andare a far dare un 16 noni, la risoluzione qui la posso scegliere, voglio mettere 2K, voglio andare a vedere se cosa ci combina Google AI Studio cambiando le impostazioni, facciamo la stessa aspect ratio e voglio andare a voglio cambiare il modello. Sapete bene che ci sono i 4 modelli principali, quello più linguistico, il modello linguistico più avanzato è il Mixture of Expert di Qwen 3, che è questo con i 235 milioni di dati. Voglio utilizzare questo, voglio complicare un po' le cose per andare a vedere se cambiano i risultati e quindi come sempre diamo avvio alla sfida di questo prompt. Via. Anche in questo caso sono molto curioso di andare a vedere quanto tempo ci mettono e chi fa prima. Siamo già a 12 secondi e in questo caso Google AI Studio è stato di nuovo più veloce, ma non di tanto. E guardate che cosa ci ha creato, ragazzi, spettacolare. Qui ci ha messo addirittura un testo, Harmony Beyond Time. Quindi andate a interpretare addirittura proprio con un testo quello che gli abbiamo chiesto. Ma ragazzi, che spettacolo sono queste generazioni di immagini. Una città futuristica immersa nella natura, grattacieli ricoperti di vegetazione, qui sì, c'è qualcosa qua, probabilmente anche in questo caso Qwen 3 ha capito meglio. Lussureggianti ponti di luci che collegano le strutture. Beh, guardate qui, ragazzi, Qwen 3 cosa è andata a creare, questi ponti fatti di luce, vedete, lucenti, trasparenti, mentre Google AI Studio ha creato questi ponti molto belli, in realtà non proprio, diciamo, di luce, però che collegano le strutture, sì, molto molto belli. È sempre visivamente Google AI Studio è spettacolare. Le persone si muovono su veicoli volanti, sì. Ecco, in questo caso, sì, anche in questo caso ci sono i veicoli, probabilmente un pelo meglio Google AI Studio, vedete che ci sono proprio le persone sui veicoli. L'immagine deve mostrare un senso di armonia tra tecnologia e ambiente naturale, direi molto buono in entrambi i casi, qui da quasi idea di un bosco verticale, con un'illuminazione vibrante e dettagli precisi, spettacolare in entrambi i casi, illuminazione vibrante, sì, direi forse Qwen 3 è un pelo più rispondente, vedete anche con questa luce, con questo riflesso del sole, veramente molto belle entrambe. Voglio andare a vedere la risoluzione con la quale la scaricate. Facciamo un download di entrambe le foto. Eccoci qua, ragazzi, facciamo uno zoom adattivo, guardate i dettagli di Google AI Studio, guardate che bello, si vede quasi la faccia della persona su questo veicolo. Che bella foto che ha creato Google AI Studio, devo dire anche in questo caso, guardate qua, ragazzi, che spettacolo. Cos'è, una specie di robot davanti che è veramente spettacolare la resa, guardate le persone qua che camminano, ragazzi, devo dire che Google AI Studio a livello di realismo delle immagini veramente mi stupisce sempre, sono di una pulizia pazzesca. Ma andiamo a vedere Qwen 3 cosa ha creato. Beh, che spettacolo in questo caso, a parte la scritta che vabbè non gliel'abbiamo chiesta ma ha interpretato lui, Harmony Beyond Time, quindi armonia dietro il tempo. Ma ragazzi, molto bene, l'interpretazione del mood di Qwen 3 è veramente superiore secondo me a Google AI Studio, perché guardate che spettacolo, ha compreso meglio. Intanto guardate i ponti di luce spettacolari, così trasparenti, che riflettono la luce del sole, cioè veramente mi piace un sacco. E guardate anche i dettagli, veramente molto molto bene. Andiamo a fare uno zoom adattivo, vediamo la risoluzione. Allora, Qwen 3 è un 1664x928, Google AI Studio 2816 x 1530, quindi superiore invece in questo caso la risoluzione di Google AI Studio, vedete, quindi anche perché gli abbiamo chiesto il 2K, ok? Probabilmente in un K ce l'avrebbe fatta come Qwen 3 o forse un pelo meno, però veramente ragazzi, risoluzioni molto molto alte, capite che generazione di immagini
di che livello e di che risoluzione veramente in 10-15 secondi, quindi veramente incredibile. Allora, il primo punto a chi lo diamo? Allora, per quanto riguarda la generazione di immagini, direi che sicuramente per quanto riguarda la velocità meglio Google AI Studio, per quanto riguarda il realismo e i dettagli probabilmente meglio Google AI Studio, ma come comprensione e come resa del mood Qwen3 risulta imbattibile. Quindi ragazzi direi in questo caso pari e patta, perché 2 aspetti positivi per uno, 2 aspetti positivi per l'altro. Ovviamente ditemi voi nei commenti cosa ne pensate dell'uno e dell'altro su queste foto o su altre, ditemi le vostre esperienze con i vostri prompt o su questi che abbiamo visto insieme, ditemi secondo voi quale è migliore. Molto bene ragazzi, siamo tornati alle pagine principali di Google AI Studio e Qwen, perché ora andremo a vedere la sfida sulla modifica delle immagini e quindi andiamo a prendere il nostro prompt da GIMP. Ed ecco qua, questi sono i 3 prompt su cui baseremo la sfida della modifica delle immagini, sempre con ovviamente il nostro obiettivo di valutazione. Quindi la prima sarà questo, il primo prompt che daremo in pasto ai 2 portali di intelligenza artificiale. Manipolazione degli oggetti. Partendo da un'immagine di un'auto d'epoca, sostituisci le ruote con dei cingoli e aggiungi un cannone sul tetto, trasformalo in un veicolo post-apocalittico mantenendo lo sfondo. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di valutare la precisione nella modifica degli oggetti, la coerenza delle ombre e della luce e l'integrazione degli elementi aggiuntivi. Quindi veramente una sfida sfidante, giustamente come deve essere. E quindi io torno, ovviamente, anzi no, prima vi voglio far vedere la foto che utilizzeremo, ovviamente, cioè che loro dovranno modificare chiaramente la stessa foto e chiaramente, essendo un video sull'intelligenza artificiale, ho creato queste foto con queste immagini con un tool di intelligenza artificiale che è Leonardo AI, che abbiamo visto tante volte, e per quanto riguarda la generazione delle immagini guardate qua che spettacolo, anche quello è un tool meraviglioso. E quindi utilizzeremo questa foto, la andremo a caricare in Google AI Studio e in Qwen, e lo facciamo proprio ora. Eccoci qua, andiamo qui su Try Nano Banana ovviamente e andiamo a caricare cliccando su questo più. Eccolo qua, sta caricando, facciamo la stessa cosa ovviamente in Qwen. In questo caso dovremo andare, chiaramente qui dovremo andare in modifica dell'immagine, ok? E cliccheremo su questo tasto, andremo a caricare anche in questo caso la nostra immagine. Perfetto, eccole qui, le vedete qua e qua, e andiamo a copiare quindi il nostro prompt esattamente uguale e rifaremo partire nello stesso identico momento. Eccolo qui. CTRL V, vado a incollare, e anche in Qwen3 vado a incollare lo stesso identico prompt, e in questo momento diamo il via alla sfida. Eccole qua, stanno già iniziando a creare le modifiche e vedete che c'è sempre il counter qui in basso in Google AI Studio. Voglio proprio vedere quanto ci mettono, ragazzi. Lascio in diretta perché vedete la velocità di Nano Banana, ragazzi, veramente pazzesco. Dopo andiamo a vedere, già mi sembra una modifica spettacolare, ma andiamo a vedere cosa ci combina Qwen3 e lo faccio in diretta con voi, non stoppo il video perché voglio vedere insieme a voi quanto ci mette, quanto ci ha messo Nano Banana. 11 secondi, lo vedete da qua, veramente Nano Banana sempre spettacolare. Andiamo a vedere Qwen3. Ok, allora ok, bella la foto, ma qui c'è un errore grossolano. Andiamo comunque a vedere cosa ha creato Google AI Studio. Partendo da un'immagine di un'auto d'epoca, sostituisci le ruote con dei cingoli. Andiamo a vedere, adesso la allarghiamo. Partendo da un'immagine di un'auto d'epoca, sostituisci le ruote con dei cingoli. Sì, vedete che li ha perfettamente, guardate, facciamo lo zoom, li ha perfettamente sostituiti, e aggiungi un piccolo cannone sul tetto. Molto molto bene, guardate che cannoncino che ha messo, veramente molto molto carino, molto molto bene. Trasforma l'auto in un veicolo post apocalittico. Sì, ci sta, vedete, con queste grate, con queste protezioni, mantenendo lo stesso sfondo ma aggiungendo fumo e detriti. Infatti ha mantenuto lo stesso sfondo, ma guardate il fumo e i detriti qua. Direi un lavoro di Nano Banana sia per quanto riguarda la velocità che per quanto riguarda la comprensione del prompt, veramente eccezionale. Nano Banana probabilmente ancora più performante rispetto alla generazione di immagini di Google stessa. Mentre per quanto riguarda, ok, andiamo qui, chiudiamo, andiamo al prompt, vediamo cosa ha creato invece Qwen3. Allora,
Autodepoca sostituire le ruote con dei cingoli, sì, ma ha cambiato anche completamente l'auto, quindi l'ha trasformata in un carro armato, quindi qui non tanto bene. Sostituire, aggiunge un piccolo cannone sul tetto, sì, questo l'ha aggiunto, trasforma l'auto d'epoca in un veicolo post-apocalittico mantenendo lo stesso sfondo. Allora, qui in realtà non è un veicolo post-apocalittico, ma è proprio un vero e proprio carro armato, mantenendo lo stesso sfondo, sì, aggiungendo fumo e detriti molto bene. Vedete che l'ha messo più o meno nella stessa posizione di Nano Banana, il fumo molto bene, fumo veramente reso perfettamente, ma ragazzi qui diciamo errore da parte di Qwen 3, sicuramente per la velocità e per la comprensione stupenda da parte di Nano Banana, il punto sicuramente in questo caso, in questa prima modifica dell'immagine, va sicuramente a Google AI Studio. Procediamo con il secondo, andiamo a vedere. Eccolo qui, il secondo prompt di modifica delle immagini è stile e atmosfera, quindi partendo da un ritratto in studio, trasformalo in un dipinto ad olio rinascimentale con sfondo montano e illuminazione chiaro-scuro. Quindi il nostro intento è quello di valutare la capacità di cambiare radicalmente lo stile e applicare effetti luce e ombra in modo credibile. Quindi molto particolare anche questo prompt, andiamo a vedere cosa combinano. Quindi copio il prompt e lo incollo in Google e Qwen. La foto che utilizzeremo, ragazzi, è questa qua, l'immagine che utilizzeremo, anche questa creata con Leonardo AI, e voglio farvi vedere la precisione e i dettagli della ragazza. Che spettacolo, guardate le labbra, che spettacolo è Leonardo AI, ma non è questo il video relativo, e quindi torniamo al nostro Google AI Studio, al nostro Qwen, per caricare le nostre foto. Eccoci qua, carichiamo la nostra immagine cliccando sul più qua e sull'immagine qui. Eccole qui, le abbiamo caricate. Incollo il prompt creato precedentemente. Voglio togliere la prima parte partendo da una foto ritratta in studio perché potrebbe interpretarla male. Ok, facciamo così. Facciamo esattamente lo stesso identico prompt. Ok, andiamo a vedere esattamente cosa ci combinano i nostri tool. Via. E ovviamente, ragazzi, lascio il counter attivo in diretta in maniera tale che vediamo la modifica quanto ci metterà. Beh, Nano Banana veramente pazzesco, si è creato una sorta di Mona Lisa, ma ragazzi che spettacolo è Nano Banana in 9,2 secondi. Vabbè, qua siamo veramente dei livelli altissimi, ma voglio poi andare a vedere la rispondenza a quello che ci ha creato. Vediamo invece Qwen 3 che ci sta mettendo decisamente di più, qui 9 secondi,2, veramente un fulmine Nano Banana. Qui siamo nell'ordine dei 30 secondi, ma che bella anche questa qui di Qwen 3. Vediamo la nostra immagine di Google AI Studio. Trasformalo in un dipinto ad olio in stile rinascimentale. Beh, direi spettacolare, con sfondo montano, sì, assolutamente, un'illuminazione chiaro-scuro. Beh, ragazzi, che spettacolo ha creato. Guardate il viso della ragazza che è stato praticamente mantenuto. No, vabbè, Nano Banana esagerato in questo caso per velocità e per esecuzione e comprensione del prompt, ragazzi, direi spettacolare. Andiamo a vedere invece più Qwen 3. Allora, trasformo in un dipinto ad olio, sì, dipinto ad olio veramente compreso molto molto bene, quindi fatto veramente molto bene, forse addirittura meglio che in Nano Banana come tipologia di stile, ok? Però stile rinascimentale qui non c'è paragone, molto meglio Google AI Studio con sfondo montano, sì, anche se mi piace più questo, illuminazione chiaroscuro, sì, però ragazzi anche in questo caso per velocità e comprensione direi che Google AI Studio è stato ancora una volta superiore. Nano Banana, ragazzi, che tool è Nano Banana. Andiamo con il terzo prompt, sono proprio molto molto curioso. Il terzo prompt, ragazzi, che ho creato, quindi persone ed espressioni, quindi molto particolare. Prendi una foto di una persona sorridente, quindi io l'ho creata, e trasformala in una di sorpresa. Aggiungi zaino e cappello da esploratore, sfondo giungla tropicale. Ok, quindi veramente una modifica importante. Valutare la credibilità delle modifiche alle espressioni facciali, quindi molto importante questo aspetto. Integrazione degli elementi aggiuntivi nel contesto, molto particolare. E la foto che utilizzeremo, ragazzi, è questa qua. E anche qui, ragazzi, Leonardo AI, che tool è. E guardate, ragazzi, Leonardo AI che lavoro ha fatto qua nella creazione di questa foto. Vabbè, spettacolare anche Leonardo AI, ma lo sapevamo già. Torniamo a Google AI Studio e a
Qwen. Eccoci qua, andiamo a caricare la nostra immagine in Nano Banana, upload file, eccola qui, e clicco su immagine in Qwen 3. Eccoci qua. Incollo il prompt creato precedentemente, ho tolto la parte iniziale perché ovviamente quella che diceva parti da un'immagine eccetera, perché ho ovviamente modificato in modifica la sua espressione facciale in uno di profonda sorpresa eccetera. Diamo il via, sono proprio curioso di vedere la velocità di Nano Banana e la resa di Qwen 3. Via. Vedete, siamo già a 5 secondi, 6 secondi, sono veramente curioso di vedere quanto ci mette Nano Banana. Ragazzi, ci ha messo 9,8 secondi, dopo vediamo, ma già vedo che è incredibile il lavoro di Nano Banana. Ragazzi, ma che modello è Nano Banana? Che modello è? Veramente pazzesco. Vediamo, Qwen 3 ci sta mettendo decisamente di più, siamo nell'ordine dei 40 secondi, indicativamente. Eccoci qua, sì, direi intorno ai 40 secondi indicativamente, molto bene anche qua. Allora andiamo a vedere ragazzi, qui così allarghiamo. Allora, modifica la sua espressione facciale in uno di profonda sorpresa, ci siamo assolutamente, creato veramente molto bene. Aggiungi uno zaino e un cappello da esploratore, sì, assolutamente. Il cappello da esploratore, ragazzi, beh vabbè sì, anche questo, comunque l'esploratore. Lo sfondo deve essere cambiato in una giungla tropicale. Veramente il lavoro di Nano Banana, soprattutto per la velocità. Questa è proprio una foresta tropicale, vedete, con la vegetazione russureggiante. Veramente lavoro veloce e spettacolare di Nano Banana. Ma voglio andare a vedere il lavoro fatto dopo voglio anche andarla a scaricare, voglio andare a vedere il lavoro fatto da Qwen 3. Sono proprio curioso. Allora, modifica la sua espressione facciale in uno di profonda sorpresa, sì, assolutamente, molto bene. Aggiungi uno zaino e un cappello da esploratore, sì, ci sta, sia lo zaino che il cappello da esploratore. Lo sfondo deve essere cambiato in una giungla tropicale, anche in questo caso veramente ottimo lavoro, giungla lussureggiante tropicale. Il lavoro in questo caso di Qwen 3 è molto migliore rispetto a quello che ha fatto prima, in questo caso veramente interpretazione ottima. Sempre un pelo più stile fumettistico da parte di Qwen 3, mentre più realistico da parte di Nano Banana. Direi lavoro egregio da parte di entrambi, la velocità di Nano Banana è veramente imbattibile ragazzi. Direi che per quanto riguarda la modifica delle immagini, Google AI Studio e in particolare Nano Banana sicuramente vince rispetto a Qwen 3, più che altro per la velocità e per la comprensione generale rispetto alle varie cose che gli abbiamo chiesto. Veramente il lavoro eccezionale da parte di entrambi, ma in questo caso Nano Banana è veramente un tool super top. Voglio scaricare le immagini come vi dicevo prima, quindi download e download anche in questo caso, perché voglio andare a vedere se ha mantenuto, diciamo, una coerenza nella risoluzione. In questo caso vedete l'immagine di 1200x1200, voglio aprire le altre nostre due immagini. Allora, intanto questa è un'immagine JPEG e lui ci ha creato, le ho aperte qua, due immagini PNG intanto. E sempre 1024x1024 per Qwen 3 e anche Nano Banana 1024x1024 ci ha convertito l'immagine da JPEG a PNG, quindi la possibilità di avere il canale della trasparenza, di esportare il canale della trasparenza. Vedete la differenza tra Nano Banana e Qwen 3, guardate che spettacolo, come sono sovrapponibili, veramente eccezionale lavoro da parte di entrambi. In questo caso proprio per la modifica di immagini, se per la creazione delle immagini diciamo c'era stato fondamentalmente un pari e patta, soppesando, mettendo sulla bilancia i pro e i contro, sicuramente per la modifica delle immagini Nano Banana è veramente incredibile. Ed eccoci qua ragazzi, dopo la sezione di generazione immagini e modifica immagine, quindi abbiamo fatto queste due sfide, ora la sfida tra Google AI Studio e Qwen 3 si basa sulla generazione di video, quindi andiamo a vedere, dandogli un prompt, lo stesso identico prompt, facendoli partire nello stesso identico momento, quale video risulta essere il migliore, sia per velocità, sia per senso, quindi capacità di capire quello che noi gli andiamo a chiedere e anche per ovviamente capacità di resa complessiva del senso del prompt. Bene. Ovviamente quali sono i prompt? I prompt andiamo sempre in GIMP e abbiamo qua, vedete, i nostri prompt con sempre la motivazione del perché è stato scelto un prompt di questo genere. Il primo prompt con il quale metteremo alla prova i nostri due tool, il primo è questo: crea un video di 5 secondi, sapete che Google AI Studio può anche creare video di 8 secondi, ma noi ci baseremo sui 5 secondi.
in stile cartone animato di un gatto che insegue una farfalla e inciampa in modo buffo, in un giardino fiorito. Il gatto deve inciampare in modo buffo e la farfalla vola via. Il movimento deve essere fluido e colori vivaci. Perché questo tipo di prompt? Perché serve a valutare la capacità di creare un'animazione breve con movimento fluido, coerenza visiva e narrazione condensata in pochi secondi. Ok? Quindi dobbiamo andare a prendere questo prompt e andiamo a incollare in Google AI Studio in Qwen 3. Eccoci qua e allora andiamo in Generate Media e andiamo in Veo 3, che come sapete è il modello generativo di Google AI Studio, e andiamo a incollare il prompt che abbiamo visto precedentemente, stesso prompt per Qwen 3. Adesso lo allargo, vado qui in generazione di video, perfetto, utilizziamo il Max Preview come modello, va benissimo. Riduciamo ok la finestra, stesso identico prompt, vedete, generazione video. Faccio partire uno e l'altro, presumo che Qwen 3 sia in questo caso, come abbiamo visto nelle complete overview, sia sicuramente più lento rispetto a Google AI Studio, ma voglio andare a testare esattamente facendole partire nello stesso identico preciso momento. Stiamo lavorando in 16 nodi, quindi partiamo. Io ragazzi chiaramente velocizzerò il video, ci vediamo tra pochi secondi quando avranno terminato. Ed ecco qua ragazzi, hanno terminato entrambi i tool la generazione del video e devo dire che come previsto Google AI Studio ci ha messo meno di un minuto per creare questo video qua. Qwen ci ha messo decisamente di più, ci ha messo 5 minuti, ok? Più o meno un minuto a secondo. Sono tutti e due video di 5 secondi, ma andiamo a vedere la resa. Crea un video di 5 secondi stile cartone animato e entrambi hanno probabilmente capito, anche se mi sembra così più bello Google AI Studio, in un giardino di un gatto che insegue una farfalla e inciampa in modo buffo, in un giardino fiorito. Il gatto deve inciampare in modo buffo e la farfalla vola via. Il movimento deve essere fluido e colori vivaci. Andiamo a vedere cosa ha combinato Google AI Studio. Diciamo che il movimento è fluido, diciamo che sicuramente ha capito molto bene il mood, cioè colori vivaci, stile cartunesco, molto molto bene. Ecco, magari il movimento del gatto che inciampa e fa scappare via la farfalla, ecco, non è reso benissimo, però diciamo che fondamentalmente ha reso abbastanza bene. Chiaramente io avrei dovuto dargli un prompt molto più dettagliato, ma comunque direi nel complesso buono. Andiamo a vedere cosa ha combinato Qwen 3. Diciamo che sicuramente meno bello visivamente rispetto a Veo 3, però diciamo che è sempre in stile cartunesco, ci sono due farfalle, non una, non inciampa, insomma diciamo che più o meno ci siamo, ma direi che sicuramente per questo prompt, visto sopesando diciamo tutti gli elementi e soprattutto ovviamente quello peserà molto il tempo di generazione, ma ricordatevi che Qwen 3 è un modello open source completamente gratuito, sicuramente in questo caso punto a Google AI Studio. Vediamo il prossimo prompt. Il prossimo prompt invece è sempre in una generazione di 5 secondi in cui un'auto sportiva, questo è molto bello, in cui un'auto sportiva si muove su una strada di campagna e inizia a trasformarsi in un aereo jet. L'effetto di trasformazione deve essere visivamente impressionante, con l'auto che si scompone e ricompone con elementi meccanici in evidenza. Molto bello, una sorta di transformer. Serve a testare la qualità degli effetti speciali, complessità della trasformazione visiva e il livello di realismo nella resa grafica. Molto molto bello questo prompt, andiamo a copiarlo e incollarlo nei due tool. Eccoci qua, qui chiudiamo, qui ok, andiamo ad incollare il nostro, anzi voglio tornare alla pagina principale Veo 3 e voglio tornare in maniera tale da pulire sempre, in maniera tale che non abbia dei residui di memoria, generazione di video, eccolo qui, molto bene, incollo e diamo il via alle danze. Ed eccoci qua ragazzi, la creazione di entrambi i video. Anche in questo caso devo dire che Google AI Studio ci ha messo meno di un minuto, veramente una scheggia. Qwen 3 ci ha messo circa 6 minuti, ok? Quindi andiamo a vedere la resa. Ricordiamoci, auto sportiva si muove su una strada di campagna e inizia a trasformarsi in un aerojet. Autosportiva c'è, strada di campagna c'è per entrambi. Effetto di trasformazione deve essere visivamente impressionante, con l'auto che si scompone e si ricompone con elementi meccanici in evidenza. Andiamo a vedere Google AI Studio. Beh, allora,
Chiaramente ragazzi sempre prompt di 3-4 righe massimo, andrebbe sviluppato di più, ma l'inizio vedete che spettacolo è, sia per quanto riguarda la resa visiva sia per quanto riguarda la fluidità della trasformazione. Veramente molto bene Google AI Studio. Guardate che bella l'apertura delle ali, molto bene. Andiamo a vedere Qwen 3 come si è comportato. Allora, ha capito meglio il discorso di creare completamente l'aereo, un aerojet, quello sì, non solo la parte dietro come Google Studio. Ecco, è un po' strana come trasformazione. Quindi probabilmente in questo caso ha capito meglio il discorso di trasformarsi completamente, anche se è stato un po' particolare come trasformazione. Ha capito meno Google Studio, diciamo, il fatto l'elemento di trasformarsi completamente, però era molto più fluida, molto più realistica quella di Google Studio, quindi direi fondamentalmente un pareggio in questo caso, anche se ricordiamoci che qui ci ha messo meno di un minuto, quindi capacità di ragionamento di Veo, come era stato per Nano Banana, veramente incredibile. Andiamo a vedere l'ultima generazione di video, sempre 5 secondi, che mostra un viaggio nel tempo. La scena inizia nell'antica Roma e si trasforma gradualmente in una città futuristica. La telecamera si muove in avanti con un effetto di accelerazione del tempo. Spettacolare prompt. Serve a misurare la capacità di rappresentare transizioni narrative complesse e la resa visiva di un concetto astratto come l'accelerazione temporale. Ragazzi, tutto in 5 secondi, quindi dobbiamo tenere presente questo. Sono prompt chiaramente molto semplici, gli stiamo chiedendo cose complicate, ok? Quindi andiamo a copiare questo prompt e lo andiamo a incollare nei due tool. Eccoci qua, torniamo come al solito. Mi piace sempre tornare alla pagina principale di Veo e alla pagina principale di Generate Media di Qwen, quindi nuova chat e generazione video, e andiamo a incollare il nostro prompt direttamente qua e direttamente qua e diamo il via. Ed eccoci qua, terzo prompt, terza generazione video, prompt complesso, sempre Google AI Studio, molto molto veloce, quasi un minuto, e qui siamo sull'ordine dei 6-7 minuti. Andiamo a vedere cosa ha generato Google AI Studio. Il movimento della telecamera c'è e da Roma si passa a una città futuristica. Molto 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 carino. Qui mi ha stupito Google AI Studio, qui credo che abbia capito veramente tutto molto bene. Scena inizia nell'antica Roma e si trasforma gradualmente in una città futuristica. Telecamera si muove in avanti con effetto di accelerazione del tempo. Beh, questo ragazzi mi ha stupito particolarmente, molto 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 bene da parte di Google AI Studio. Andiamo a vedere Qwen 3 come si è comportato. Allora, diciamo che ha capito il discorso dell'accelerazione della fotocamera, il concetto di passaggio del tempo probabilmente qui voleva dire, ma ovviamente non c'è veramente accenno alla città futuristica, quindi diciamo che dal punto di vista dei video, anche in questo caso nettamente a vantaggio sia per velocità che per comprensione di Google AI Studio. Per quanto riguarda, e già come avevamo visto probabilmente nel complete overview sia dell'una che dell'altra, Google AI Studio in particolare Veo 3 è decisamente un passo in avanti sia come velocità sia come comprensione che come realizzazione finale del video, quindi sicuramente meraviglioso lavoro di Google AI Studio e in particolare del modello generativo di video Veo. Voglio andare a scaricare questi video perché voglio andare anche a vedere la risoluzione con la quale me li ha creati, quindi download in questo caso, e anche clicco su download qua in Qwen 3. Voglio andare a vedere che tipologia di file mi è andato a scaricare. Eccoci qua, siamo qui all'interno dell'Explore Resource, vedete il video di Google AI Studio, vedete, e vado qui, vedete, lo vedo direttamente qui sulla parte destra del mio Explore Resource, è un 1280x720, quindi un HD, ok, 7,35 mega, ed è un HD, direi, 1280x720, molto bene. Andiamo a vedere anche direttamente Qwen 3 ci ha creato un video, vedete, anche di risoluzione più bassa, quindi neanche un HD, un 848x480,
e infatti è molto molto più leggero, è un file sempre MP4, un file di VLC di 2,31 mega, quindi anche vedete più o meno meno della metà dei mega, quindi e anche delle soluzioni più basse, quindi sicuramente Veo 3 nettamente superiore per quanto riguarda la parte di generazione video di Qwen 3. Molto bene, non ci resta che andare a vedere l'ultima sfida, che è quella della generazione di web app. Ed ecco ragazzi, tornati in GIMP, diamo inizio alla sfida per quanto riguarda la web app, in questo caso prompt unico, perché chiaramente sarà un po' più elaborato, quindi ci metteranno un po' per creare questa web app. Prompt unico, vediamo come si comportano. Il prompt è questo, vedete, una web app che è poi fondamentalmente un minigioco, un prompt tipo di gioco di mira, ok? Prompt per una web app interattiva e giocosa. Crea una web app semplice per un minigioco di tiro alla latta. L'interfaccia deve presentare un'area di gioco con 3 lattine virtuali, icone o immagini semplici, posizionate orizzontalmente in fila in basso. Nella parte superiore dello schermo un piccolo oggetto, palla o proiettile, deve muoversi orizzontalmente da sinistra a destra e viceversa in un ciclo continuo. L'utente deve cliccare sullo schermo o premere un tasto al momento giusto per sparare l'oggetto verso il basso. Se l'oggetto colpisce una latta, la latta deve scomparire o cadere con un'animazione semplice e divertente. Se l'utente manca la latta, l'oggetto scompare semplicemente dal fondo dello schermo. L'obiettivo è colpire tutte e 3 le lattine. Al completamento un messaggio di congratulazioni "hai fatto centro" appare con un pulsante. Gioca ancora. L'interfaccia deve essere colorata, responsiva e offrire un feedback visivo immediato. Molto molto carina. Criterio di valutazione: valuta ovviamente la fluidità del movimento dell'oggetto, la precisione nel rilevamento delle collisioni, la reattività dei controlli utente, il click tasto, no? La qualità delle animazioni per le lattine colpite, usabilità generale, ok? Quindi una user experience che deve essere ovviamente molto fruibile. Molto bene, andiamo a copiare e incollare nei nostri tool, nella sezione dedicata a questo bellissimo prompt. E quindi qua in Google AI Studio clicchiamo sulla sezione Build, ok? Incolliamo il nostro prompt, eccolo qua, e qui in Qwen 3 dobbiamo andare in artefatti. Se vi ricordate, gli artefatti sono quelle web app, ok? Vedete infatti artefatti, voglio dargli come modello il più potente, ok? Quello con 235 milioni di dati, e vado a incollare, perfetto, il nostro prompt. Voglio dare impasto, voglio vedere quanto ci mette l'uno e l'altra e il responsive che ci dà. Pronti, partenza, via. Vedete come parte direttamente subito con il codice Qwen 3, mentre come va a pensare, vedete, sta pensando e facendo la pianificazione Google AI Studio. Che metodologia diversa di lavoro. Guardate come sta già codificando Qwen 3, veramente è bello vedere anche come vanno a ragionare, come vanno a comportarsi i due modelli di intelligenza artificiale generativa. Quindi veramente guardate come sta sviluppando a livello mentale, a livello di pensiero Google AI Studio. Sono proprio curioso di andare a vedere cosa hanno creato entrambi. Ha già finito Qwen 3? Andiamo a vedere, sta caricando, ok, ha quasi finito, e attenzione che Qwen 3 ha già finito la sua e sembra che abbia capito molto bene, ma aspettiamo. E qui mi ha stupito molto Qwen 3, qui mi ha stupito molto Qwen 3. Andiamo a vedere, qui vedete invece Google AI Studio come sta codificando, sempre sotto forma di chat. Vi ricordate quando abbiamo fatto la complete overview? Sta analizzando gli errori, sta creando i file, vedete? Voglio andare a vedere dopo cosa ci crea e con quale precisione, con quale livello di comprensione è andato a capire e a realizzare la nostra app. Probabilmente ci mette ancora un po', Qwen 3 è stato velocissimo, ci vediamo tra qualche secondo quando ha finito di ragionare anche Google AI Studio. Ed ecco qua ragazzi, Google AI Studio ha terminato la sua generazione, probabilmente dal punto di vista visivo forse un pelo più bellino, chiaramente ci ha messo di più, ci ha messo circa 4 minuti, mentre ci ha messo circa, anzi meno di un minuto Qwen 3, vedete, probabilmente in maniera molto più spartana. Però voglio andare a testare, questa volta voglio testare prima Qwen 3 perché è stato lui il più veloce. Voglio andare a vedere cliccando, boom, colpito. Direi responsive e precisione molto molto interessante. Vediamo, hai fatto centro, gioca ancora.
Andiamo a vedere, esatto, se sbaglio, infatti vedete, quindi molto molto bene la resa complessiva e la comprensione del prompt da parte di Qwen3 in maniera molto, diciamo, abbastanza stilizzata, ma neanche troppo, vedete che sono le lattine virtuali, molto molto carine, direi molto bene Qwen3 soprattutto dal punto di vista della velocità. Andiamo a vedere invece Google AI Studio, lo allargo, andiamo a vedere, qui però vedete che non ha capito bene, perché vedete che non si sposta la pallina, vedete? E quindi saremmo dovuti andare a completare qui con il prompt, quindi non ha capito bene, nonostante ci abbia messo di più, non ha capito bene il nostro intento. Sicuramente dal punto di vista visivo molto più bello, ok, molto meno spartano, molto più elegante dal punto di vista della resa visiva, anche della pallina, vedete dei centri, però sicuramente non ha compreso bene, e questa è una cosa ovviamente fondamentale, non ha compreso bene il nostro intento, e quindi avremmo dovuto dargli un nuovo prompt. Vedete, sotto forma di chat. Voglio andare a provare a dargli il nuovo prompt, un prompt di questo genere. La pallina si deve muovere da destra a sinistra e viceversa in maniera continuativa, e al clic del mouse scendere verso il basso per colpire i bersagli. Diamogli questa altra possibilità a Google AI Studio. Ed ecco che dopo 2 minuti, vedete, ancora Google AI Studio ancora non ha capito, vedete, cosa doveva fare, muoversi da sinistra verso destra e viceversa. Vedete, io se clicco sì, la pallina va giù, ma non si muove, quindi avrei dovuto dare ancora altri prompt. Quindi dal punto di vista della generazione e della comprensione, sicuramente Qwen3 è più veloce e molto molto più reattivo dal punto di vista della comprensione del prompt. Veramente in poche righe abbiamo creato quello che volevamo, quindi da questo punto di vista sicuramente il punto va a Qwen3. Torniamo alle nostre pagine principali, ok, qui a chat di Google AI Studio e alla pagina principale di Qwen3, quindi veramente questi due tool, questi due portali di intelligenza artificiale generativa veramente spettacolari, ragazzi. Vi invito, se non li avete mai provati, andatevi a vedere ovviamente le complete overview all'interno del mio canale, provateli, anzi dovete provarli, fate un po' delle prove come ho fatto io e lasciatemi nei commenti scritto ovviamente le vostre impressioni, quale pensate che sia meglio e in quale sezione, ok? Chiaramente, ragazzi, dipende molto dal tipo di prompt che gli date. Chi vince questa sfida? Allora, dal punto di vista della generazione delle immagini, direi fondamentalmente più o meno, diciamo, considerato tutto un pareggio. Per quanto riguarda la modifica delle immagini con Nano Banana stravince su Qwen3. Per quanto riguarda la generazione di video stravince Google AI Studio. Per quanto riguarda la generazione invece di web app o comunque di minigiochi, sicuramente Qwen3 è un passo più avanti rispetto a Google AI Studio, chiaramente sempre al momento attuale e, ragazzi, chiaramente sempre a seconda dei prompt che gli date, ma queste sono, diciamo, le indicazioni che sono venute fuori oggi da questa prova sul campo. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un like, datemi un hype, ok? Gli hype sono quegli hype che voi potete dare a un video per farlo salire in classifica e quindi farlo vedere più persone. Quindi mi raccomando, like, hype, lasciatemi un commento dicendomi cosa ne pensate, le prove che avete fatto, e ragazzi, voi venitemi a trovare sempre nel mio profilo Instagram vero_Academy e anche su TikTok, perché in quei due canali do spesso delle anticipazioni di piccoli spoiler. Ragazzi, come sempre, noi ci diamo appuntamento al prossimo fantastico video. Ciao e grazie a tutti.